Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Drovelis Gedeon Richter PLC. Ultimo aggiornamento, 22 novembre 2021. Cos'ha Drovelis? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Drovelis durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Drovelis? Drovelis ha un farmaco a base del principio attivo drospirenone più estetrolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Gedeon Richter PLC. Drovelis può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Drovelis 3 mg/14,2 mg 28 compresse rivestite con film uso orale. Drovelis 3 mg/14,2 mg 84 compresse rivestite con film uso orale. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gedeon Richter PLC. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: CN. Principio attivo: drospirenone più estetrolo. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione orale. La decisione di prescrivere Drovelis deve tenere in considerazione i fattori di rischio attuali di ogni singola donna, in particolare quelli relativi alla tromboembolia venosa, TEV, e il rischio di TEV associato a Drovelis in confronto ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia. Posologia e modo di somministrazione. Come assumere Drovelis. Uso orale. Deve essere assunta una compressa ogni giorno per 28 giorni consecutivi. La compressa deve essere presa ogni giorno alla stessa ora circa, se necessario, con un po' di liquido, seguendo l'ordine indicato sul blister. Ogni confezione inizia con 24 compresse attive rosa, seguite da 4 compresse di placebo bianche. Ogni confezione successiva viene iniziata il giorno dopo l'ultima compressa della confezione precedente. Sono fornite etichette adesive che riportano i 7 giorni della settimana. Sul blister va applicata l'etichetta del giorno della settimana in cui si comincia ad assumere la prima compressa. Il sanguinamento da sospensione inizia generalmente dopo 2-3 giorni dall'inizio delle compresse di placebo bianche e può essere che non sia ancora terminato all'inizio della nuova confezione. Vedere a Euros controllo del ciclo Euro-S al paragrafo 4. Come iniziare l'assunzione di Drovelis. Nessun trattamento contraccettivo ormonale nel mese precedente. L'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale naturale, cioè il primo giorno delle mestruazioni, e in tal caso non è necessario adottare ulteriori misure contraccettive. Se la prima compressa viene assunta nei giorni da 2 a 5 delle mestruazioni della donna, questo medicinale non sarà efficace fino a dopo i primi 7 giorni consecutivi di assunzione delle compresse attive rosa. Durante questi primi 7 giorni deve pertanto essere utilizzato un metodo contraccettivo di barriera affidabile, come un preservativo. Prima di iniziare Drovelis deve essere considerata la possibilità di gravidanza. Passaggio da un contraccettivo ormonale combinato, COC, contraccettivo orale combinato, anello vaginale o cerotto transdermico. La donna deve assumere Drovelis preferibilmente il giorno successivo all'ultima compressa attiva, l'ultima compressa contenente i principi attivi del contraccettivo orale combinato precedente, al più tardi il giorno successivo all'intervallo libero da pillola o con assunzione di compresse di placebo del contraccettivo orale combinato precedente. In caso di anello vaginale o cerotto transdermico, la donna deve iniziare ad assumere Drovelis preferibilmente il giorno della rimozione del dispositivo, al più tardi il giorno previsto per l'applicazione successiva. Passaggio da un metodo a base di solo progestinico, pillola progestinica, iniettabile, impianto, o da un sistema intrauterino, IUS, a rilascio di progestinico. Il passaggio dalla pillola progestinica può avvenire in un giorno qualsiasi, da un impianto o IUS nel giorno della rimozione e da un contraccettivo iniettabile il giorno nel quale sarebbe stata prevista l'iniezione successiva. In tutti questi casi, alla donna deve essere consigliato di utilizzare un metodo di barriera aggiuntivo per i primi 7 giorni consecutivi di assunzione delle compresse. Dopo un aborto nel primo trimestre di gravidanza, la donna può iniziare l'assunzione immediatamente. In tal caso non è necessario adottare ulteriori misure contraccettive.
Dopo un parto o un aborto nel secondo trimestre di gravidanza, alla donna deve essere consigliata l'assunzione tra il giorno 21 e il giorno 28 dopo un parto o dopo un aborto nel secondo trimestre di gravidanza. In caso di inizio più tardivo, alla donna deve essere consigliato l'uso di un metodo di barriera aggiuntivo per i primi 7 giorni. Tuttavia, se sono già avvenuti rapporti sessuali, prima di iniziare l'uso del contraccettivo ormonale combinato, deve essere esclusa una gravidanza, oppure la donna deve attendere la comparsa del primo ciclo mestruale. Per l'uso durante l'allattamento, vedere paragrafo 4-6. Gestione delle compresse dimenticate. Le compresse di placebo bianche nell'ultima fila del blister possono essere ignorate. Tuttavia devono essere scartate per evitare di prolungare involontariamente la fase delle compresse di placebo. I seguenti consigli si riferiscono solo alla dimenticanza delle compresse attive rosa. In caso di ritardo inferiore a 24 ore nell'assunzione di una qualsiasi compressa attiva rosa, la protezione contraccettiva non è ridotta. La donna deve assumere la compressa dimenticata non appena se ne ricorda e quindi assumere le compresse successive all'ora abituale. In caso di ritardo superiore a 24 ore nell'assunzione di una qualsiasi compressa attiva rosa, la protezione contraccettiva può essere ridotta. Il comportamento da tenere in caso di dimenticanza delle compresse si basa su 2 regole fondamentali. L'intervallo raccomandato per le compresse senza ormoni è di 4 giorni. L'assunzione delle compresse non deve mai essere interrotta per più di 7 giorni. Sono necessari 7 giorni di assunzione ininterrotta di compresse attive rosa per una soppressione adeguata dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Di conseguenza, nella pratica quotidiana possono essere seguite le raccomandazioni indicate di seguito. Giorno 1, 7. La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò significa assumere 2 compresse contemporaneamente. Quindi continua ad assumere le compresse all'ora abituale. Inoltre, fino a che non siano trascorsi 7 giorni di assunzione ininterrotta di compresse attive rosa, deve essere utilizzato un metodo di barriera, ad esempio un preservativo. In caso di rapporti sessuali nei 7 giorni precedenti, deve essere considerata l'eventualità di una gravidanza. Quante più compresse sono state dimenticate e quanto più vicino sono alla fase placebo, tanto maggiore è il rischio di gravidanza. Giorno 8, 17. La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò significa assumere 2 compresse contemporaneamente. Quindi continua ad assumere le compresse all'ora abituale. Se la donna ha assunto correttamente le compresse nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata, non è necessario adottare ulteriori misure contraccettive. Tuttavia, se ha dimenticato più di una compressa, la donna deve essere istruita ad adottare ulteriori misure precauzionali fino a che non siano trascorsi 7 giorni di assunzione ininterrotta di compresse attive rosa. Giorno 18, 24. Il rischio di affidabilità ridotta è imminente per la vicinanza della fase di assunzione delle compresse di placebo. Tuttavia, modificando lo schema di assunzione delle compresse, si può ancora prevenire la ridotta protezione contraccettiva. Attenendosi ad una delle 2 opzioni seguenti non è quindi necessario adottare ulteriori misure contraccettive, a condizione che la donna abbia assunto correttamente tutte le compresse nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata. In caso contrario, deve attenersi alla prima delle 2 opzioni e adottare ulteriori misure precauzionali nei 7 giorni successivi di assunzione ininterrotta di compresse attive rosa. La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò significa assumere 2 compresse contemporaneamente. Quindi continua ad assumere le compresse all'ora abituale, fino a terminare le compresse attive rosa. Le 4 compresse di placebo bianche dell'ultima fila devono essere scartate. Il blister successivo deve essere iniziato immediatamente. È improbabile che si verifichi un sanguinamento da sospensione fino al termine delle compresse attive rosa della seconda confezione, ma durante l'assunzione delle compresse attive rosa possono manifestarsi spotting o sanguinamento da rottura. La donna può anche essere istruita a interrompere l'assunzione delle compresse attive rosa del blister in uso. In tal caso, deve assumere le compresse di placebo bianche dell'ultima fila per un massimo di 4 giorni, compresi i giorni in cui si è dimenticata di assumere le compresse, e quindi proseguire con il blister successivo. Se la donna ha dimenticato di assumere qualche compressa e conseguentemente non presenta sanguinamento da sospensione nella fase delle compresse di placebo, deve essere considerata l'eventualità di una gravidanza. Avvertenze in caso di disturbi gastrointestinali. In caso di disturbi gastrointestinali severi, ad esempio vomito o diarrea, l'assorbimento dei principi attivi può essere incompleto e devono essere adottate misure contraccettive addizionali.
In caso di vomito entro 3-4 ore dopo l'assunzione di una compressa antiverosa, deve essere assunta al più presto una nuova compressa sostitutiva. Se possibile, la nuova compressa antiverosa deve essere assunta entro 24 ore dall'ora di assunzione abituale. Qualora siano trascorse più di 24 ore dall'ultima assunzione di una compressa, si applicano le istruzioni relative alla dimenticanza delle compresse riportate nel paragrafo 4.2 a euro se gestione delle compresse dimenticate a euro se applicabile. Se la donna non desidera modificare lo schema abituale di assunzione, deve prendere la compressa o le compresse antiverosa aggiuntive da un altro blister. Come posticipare un sanguinamento da sospensione? Per ritardare le mestruazioni, la donna deve proseguire con un altro blister di Drovelis senza assumere le compresse di placebo bianche della confezione attuale. Il ciclo può essere prolungato nella misura desiderata, fino al termine delle compresse antiverosa della seconda confezione. Nella fase di prolungamento del ciclo la donna potrà presentare sanguinamento da rottura o spotting. L'assunzione regolare di Drovelis viene quindi ripresa dopo la fase delle compresse di placebo. Per spostare le mestruazioni a un giorno della settimana diverso da quello previsto dallo schema di assunzione attuale, la donna può accorciare la fase delle compresse di placebo di quanti giorni desidera. Quanto più breve sarà l'intervallo, tanto maggiore sarà il rischio che non si verifichi il sanguinamento da sospensione e che si manifestino sanguinamento da rottura e spotting durante l'assunzione della confezione successiva, come avviene quando si ritarda la mestruazione. Popolazioni speciali. Anziani. Drovelis non ha indicato dopo la menopausa. Compromissione renale. Drovelis non ha stato specificamente studiato in pazienti con compromissione renale. Drovelis ha controindicato in donne con insufficienza renale severa, vedere paragrafo 4.3. Compromissione epatica. Non sono stati condotti studi clinici con Drovelis in pazienti con compromissione epatica. Drovelis ha controindicato in donne con malattia epatica severa, fintanto che i valori della funzionalità epatica non sono tornati alla normalità, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. Drovelis ha indicato solo dopo il menarca. La sicurezza e l'efficacia di Drovelis nelle adolescenti di età inferiore ai 16 anni non è stata stabilita. Non ci sono dati disponibili. Controindicazioni. Poiché a copyright non sono ancora disponibili dati epidemiologici riguardanti i contraccettivi ormonali combinati, COC, contenenti estetrolo, le controindicazioni dei COC contenenti etinilestradiolo sono considerate valide anche per Drovelis. I COC non devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni. Se una qualsiasi delle condizioni seguenti dovesse verificarsi per la prima volta durante l'uso di Drovelis, l'assunzione del medicinale deve essere immediatamente interrotta. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV a Eurotev in atto, sotto terapia con anticoagulanti, o l'anamnesi, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP. Predisposizione nota, ereditaria o acquisita, alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, APC fattore V Leiden incluso, deficit di antitrombina IgG, deficit di proteina C, deficit di proteina S. Intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4.4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di fattori di rischio multipli, vedere paragrafo 4.4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA Eurotea in atto, anamnesi di tromboembolia arteriosa, ad esempio infarto miocardico IM, o condizione prodromica, ad esempio angina pectoris. Malattia cerebrovascolare a euroictus in atto, anamnesi di ictus o condizione prodromica, ad esempio attacco ischemico transitorio TIA. Predisposizione nota, ereditaria o acquisita, alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistenemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, anticoagulante del lupus. Anamnesi di emicrania con sintomi neurologici focali. Rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto a fattori di rischio multipli, vedere paragrafo 4.4, o presenza di un singolo fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione severa, dislipoproteinemia severa. Presenza o anamnesi di malattia epatica severa fino al ritorno alla normalità dei valori di funzionalità epatica. Insufficienza renale severa o insufficienza renale acuta. Presenza o anamnesi di tumori epatici, benigni o maligni. Tumori maligni dipendenti da steroidi sessuali noti o sospetti, ad esempio tumori degli organi genitali o della mammella. Emorragia vaginale non diagnosticata. Ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. In presenza di una qualsiasi delle condizioni o dei fattori di rischio citati di seguito, la possibilità di utilizzare Drovelis deve essere discussa con la donna prima che decida, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota. Consultare le informazioni prescrittive dei medicinali somministrati in concomitanza per individuare potenziali interazioni. Interazioni farmacocinetiche. Effetti di altri medicinali su Drovelis. Possono verificarsi interazioni con medicinali che inducono enzimi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Drovelis insieme ad altri farmaci come Eurosaptivus A euro, Aurosatazanavir Accorda A euro, Aurosatazanavir Dottor Redis A euro, Aurosatazanavir Krka A euro, Aurosatazanavir Milan A euro, Aurosatazanavir Sandoza A euro, Aurosatripla A euro, Aurosaurantina A euro, Auroscarbamazepina A euro, Aurosdintoina A euro, Aurosdintoina A euro, Aurosefavirenza Intricitabina e tenofovir disoproxilaurobindu A euro, Aurosefavirenz più intricitabina più tenofovir disoproxil Milan A euro, Aurosefavirenz intricitabina tenofovir disoproxil Krka A euro, Aurosefavirenz intricitabina tenofovir disoproxil Teva A euro, Aurosefavirenz barra intricitabina barra tenofovir disoproxil Zentiva A euro, Aurosefavirenz Milan A euro, Aurosefavirenz Teva A euro, Aurosevotaz A euro, Aurosfenitoina Icma A euro, Aurosgamibeta Complex A euro, Aurosgardinale A euro, Aurosluminale, compressa A euro, Eurosmisolina a euro, Eurosnervaxon a euro, Eurosreietax, capsula a euro, Eurosrifadina a euro, Eurosrifatera a euro, Eurosrifina a euro, Eurosrifocina a euro, Eurosustiva a euro, Eurostargretina a euro, Eurostegretula a euro, Eurostelzir, compressa rivestita a euro, Eurostelzir, sospensione a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Drovelis durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Drovelis durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Drovelis non è indicato durante la gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante l'assunzione di Drovelis, l'ulteriore assunzione deve essere interrotta. I dati relativi all'uso di Drovelis in donne, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Drovelis non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse PA comunemente segnalate con Drovelis sono metrorragia, 4,3%, cefalea, 3,2%, acne, 3,2%, emorragia vaginale, 2,7% e dismenorrea, 2,4%. Tabella delle reazioni avverse. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi è ancora stata nessuna esperienza di sovradosaggio con Drovelis. Sulla base dell'esperienza generale con i contraccettivi orali combinati, i sintomi che possono presumibilmente manifestarsi in caso di sovradosaggio di compresse attive rosa sono nausea, vomito e sanguinamento da sospensione. Il sanguinamento da sospensione può verificarsi nelle ragazze anche prima del menarca, se assumono accidentalmente il medicinale. Non vi sono antidoti e il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ormoni sessuali e modulatori dell'apparato genitale, progestinici ed estrogeni, associazioni fisse, codice ATC. G03A18. Meccanismo d'azione. Drovelis contiene l'estrogeno estetrolo e il progestinico drospirenone. Estetrolo ha un estrogeno, proprietà farmacocinetiche. Estetrolo. Assorbimento. Estetrolo assorbito rapidamente dopo l'ingestione. Dopo l'assunzione di Drovelis, sono raggiunte concentrazioni plasmatiche di picco medie di 17,9 ng/ml 0,5-2 ore dopo una singola ingestione. L'esposizione complessiva, dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità a dosi ripetute con estetrolo, drospirenone o la loro associazione hanno indicato gli effetti estrogeni e gestageni attesi. A esposizioni maggiori di quelle delle donne che, elenco degli eccipienti, compresse rivestite con film attive rosa, nucleo della compressa, lattosio monoidrato, sodio amido glicolato, amido di mais, povidone K30, magnesio stearato, e 470B, rivestimento della compressa, ipromellosa, e 464, idrossipropilcellulosa, e 463, talco, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.